però forse sta con noi fino alla fine, se no ci lascerà per andare a fare il DJ. Marco, vabbè. I have a radio show starting around 1:30, but I promise. Are we going to be on it? No. Yeah, I promise that I'm gonna talk a lot about your movie. So sorry if I'm gonna run away. Ma forse no. Ma forse no, Sì, esatto, forse vediamo. no. Magari Vedi facciamo no. in tempo a fare tutto. Ok, allora io invito e ricordo ai colleghi che sono in collegamento con noi in remoto di formulare la loro domanda durante la conferenza utilizzando la chat, includendo nome, cognome e testata. E io qui ho un bellissimo monitor, leggerò. Poi in sala abbiamo microfoni. Siamo pronti, rompo io il ghiaccio, poi giuro mi tacerò per sempre perché c'è molto da dire. Voglio fare una domanda a Domici e Lindsay Collins. Ero seduto lassù nel 2018 a vedere Bao prima di Incredibili 2 e fu uno shock perché mi resi conto che stavo vedendo il lavoro di una regista semplicemente geniale. Che cosa è successo da quel momento? È arrivato l'Oscar, lo sappiamo, ma pensavo, ma che lungometraggio farà mai questa regista dopo un corto così bello come Bao? E come sei arrivata a Red, a Turning Red? Yeah, so it was 2017 and I had just finished Bao and Pixar had asked me to pitch 3 ideas for a feature film. Because at Pixar, you're encouraged to pitch 3 ideas, so you don't put all your hopes and dreams in one idea, like you spread it out over 3. But all 3 of my ideas were coming-of-age stories revolving around girls, because that was just a topic I was really passionate about telling. But this one was the most personal and unique and weird, and I think that's why Pixar chose it. I mean, I pitched it to Lindsay at the time too, and she said that like everybody seemed to really connect with this idea. Yeah, I was in the room when she pitched it, and then we send the filmmakers out. It's like very harrowing. We're like, pitch it, and then they have to leave. It's kind of like X Factor or something, right? Yeah, like just the like way we're gonna talk about you. You're sweating. Yeah, and then so we basically were like, this one is so funny. The characters of May and Ming were as funny and complete in the very first pitch as you see them on the film. So we all kind of went, we want to see a movie about these 2 characters for sure. But then I thought I won an Oscar, so this is gonna be easy, right? I just went back to Pixar and like, here. And they were like, no, you still have to pitch, and we still have to judge you. And I'm like, oh, okay. It means nothing, it means nothing. E visto che è stato citato X Factor anche da Domici, mi scuso con Caracas Versailles e Moonride, gamer da 500.000 utenti sul suo canale Twitch. Moonride, Versailles e Caracas, grandi protagonisti anche loro dell'ultima edizione di X Factor, vinta dal signore alla mia sinistra, Baltimora, e in squadra con Manuelito, con il giudice, rapper, producer Manuelito, El Raton. Ok, via! Partiamo con le domande per tutti, alzate di mano, ecco ti ho visto, qui verso il centro, eccola lì, grazie. Buongiorno, sono Francesca Tulli di Fuori Traccia e volevo sapere dalla regista quali sono i suoi registi di riferimento e da Raton quali sono le sue boy band preferite. Grazie. Yeah, so Turning Red is like a blend of Western and Eastern animation. And growing up, I love Japanese anime and manga, and definitely anime from the 90s has been a huge inspiration for me, and the look of the movie. Sailor Moon, Ranma Half, those were like my favorite shows growing up because they dealt with teenage girls, they dealt with just like drama at school and magical transformation, and I always loved the color palette and the expressive characters and the exaggerated animation. In terms of live action filmmakers, we were really inspired by Edgar Wright. He's always been a huge influence on me just in how like visual and funny and kinetic his films are, and his film Scott Pilgrim vs. the World, especially because it's set in Toronto and it has heavy influences from like manga and anime, and
video games, and Wes Anderson too I've been a huge fan of his, and how he really stylizes the color palette and like super like production designs his movies, and we really were inspired by his stop motion films and how like chunky and cute and appealing his worlds are. But really all of that was in an effort to try to show the world from Mei Lin's point of view, like from our protagonist's point of view. Like that was why we wanted to stylize the world so much. Our protagonist is this 13-year-old, like excitable, nerdy, passionate, obsessive girl, and she's full of energy and life, so the world and the animation style has to reflect that. Ok, ricordo. Io dovrei rispondere alla boy band. Oh, boy bands. Oh, yeah. Io dovrei rispondere alla boy band, però la verità è che io non ho mai avuto una boy band preferita. Valgono le Spice Girls. Va bene, ok, quindi le Spice Girls vanno bene. E basta, mi fermo lì. Ok, mi va bene così. Accetto, grazie per l'aiuto. Thank you. Ok, aspettando sempre, ecco c'è una domanda qui, ecco Cristiana, grazie. Buongiorno, Francesca Virleoni dell'ANSA, volevo chiedere a Domesci come mai il panda rosso come animale di trasformazione, e poi anche nel corto, diciamo, è centrale il rapporto, la storia di una mamma che fatica a staccarsi dai figli. Volevo sapere se sta pensando a una trilogia, cioè a un nuovo capitolo, oppure si ferma qui. Grazie. It's a good idea. TV series now, you gotta run the gamut. Why Red Panda? Yes. One, they're very, very cute and not really seen a lot in movies and TV shows. And two, it's like, to me, it felt like the perfect visual metaphor for puberty. They're red and awkward and hairy, and the color red, I felt like that was the color I was when I was 13. I was always red with anger or an embarrassment or lust for a boy in my class, or covered in period blood, which is also red. Yeah. But yeah, like red is the color of puberty, and I thought it was just a really fun and unique, but also like instantly gettable image of this girl going through puberty, and she just uncontrollably bursts into a giant red hormonal animal. And then what was the second question? If you're gonna do a trilogy, you're gonna do another one. Oh, depends on how my mom likes this movie. She hasn't seen it yet. Ok, e tuo papà l'ha visto il film? And your father? Your father? My father? No, not yet. Not yet. Both of them haven't seen it yet, but they're gonna see it in Toronto. In Toronto in March for the And I'm premiere. just gonna sit there and watch them watching the movie. Yeah, I'm gonna be sweating. Perché ho letto che il papà di Domici è sempre stato molto molto attento al suo lavoro e spesso le forniva delle note costantemente durante appunto la sua formazione artistica. Ok, allora leggo una domanda però di un collega in remoto, Claudia Catalli, grazie. Sempre per Domici, perché secondo lei ci sono così poche registe nel mondo dell'animazione? È il primo lungometraggio Disney Pixar interamente diretto da una donna. In passato ci sono state registe in co-direzione di regia. Yeah, I think like you're seeing a shift in I think all industries, but especially in animation. I feel like it's an exciting time to be in film and animation. I think the audiences are hungry for different kinds of stories from different kinds of filmmakers, and my graduating class in animation school was like 50-50 male and female, and now I think the enrollment in animation school is like majority female. So I think you're just naturally seeing this shift from a more male dominated or
male-focused industry to like more girls are getting more naturally interested in animation because I think of the internet and like streaming and access to like all of these things that they didn't have access to before. I think Pixar was really glad that Domi was first, because she was so bold in her filmmaking. She wasn't tentative at all. Like, she burst open the doors, and there's so many. You're going to see so many films coming out from Pixar that are directed by women, that are in development right now. So it's really exciting. Ok, c'è Patrizia qui in prima fila, grazie. Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve, intanto complimenti per il film, bellissimo. Allora, volevo sapere se è possibile dalle voci italiane che sono qui presenti e intanto brevemente com'è andata la loro esperienza di doppiaggio, per quanto si tratta di camei e per alcuni è stata anche la primissima volta. E poi volevo sapere, visto che il panda rosso esce fuori quando May ha delle grandi emozioni sia positive ma anche negative, volevo chiedere a voi che cos'è che vi scatena il panda rosso, se lo avete, insomma, quale emozione in particolare, la paura, l'amore eccetera, che fa uscire, diciamo, il mostro, per quanto carino e soffice. Un momento di psicologia collettiva ci stai chiedendo, così non è bastato per farsi una risata sì, anche, certo. Non è bastato Grazie. commuoversi guardando questo meraviglioso film e io che volevo tenere il panda rosso dentro invece mi sono trovato a piangere. Grazie per questo, grazie davvero, cioè, proprio terribile. No, rispondo io per primo velocemente. Certo. Per me la prima esperienza di doppiaggio, e anche se è un cameo, è stato divertentissimo, breve ma intenso, come si suol dire. Spero che ne seguano altri perché è stato davvero divertente. Ho anche scoperto la difficoltà, tra l'altro, del doppiaggio, che non è per nulla, non è per niente semplice, però proprio bello e divertente. Basta, fine. Beh, il doppiaggio in sé che ti trasforma secondo me in un panda rosso, a me è capitato in passato e questa volta spero capiterà anche in futuro di trasformarmi in panda rosso e di doppiare, perché è un'arte incredibile che si impara poi, come tutti i mestieri, praticandola. A me ha colpito molto il film, ci siamo commossi, abbiamo visto il film insieme, perché tutti, grazie ancora, perché tutti abbiamo avuto un'adolescenza simile a quella di May. Le adolescenze sì sono diverse per quanto riguarda tanti temi, ma poi alla fine le sensazioni sono le stesse e si diventa grandi con piccoli passi che però sembrano giganti. Nel caso di May è un concerto, può essere una vacanza, può essere un viaggio, può essere un incontro. La cosa bella è che lei dice a un certo punto: entreremo a quel concerto da adolescenti e usciremo da adulti, perché sono le piccole esperienze che ti segnano e noi siamo entrati al cinema stamattina da adolescenti e adesso usciremo da adulti, perché comunque ogni step anche alla nostra età ti forma e ti cambia. Io sono terrorizzato anche adesso, quindi è difficile gestire le emozioni negative. Anche io mi unisco ai ringraziamenti, perché secondo me saremmo molto orgogliosi, noi sì, noi italiani o anche altre mixer, no? Di persone a vederlo. L'anno scorso a dicembre ho fatto questo lavoro di 2 giorni e mi ha reso orgoglioso della mia voce, essendo italiana d'origine straniera, e ho pensato già al provino, e grazie a Max Manfredi che mi ha scelto, alla mia a Gioia, la bambina di Mary, che è cinese come me, ossino italiana, e suo padre che Giovanni è pugliese. E quindi quando lo vedrà un giorno, no, loro avranno dei riferimenti che noi quando eravamo negli anni 90 qui in Occidente non avevamo, e questo mi rende pieno di orgoglio. Poi io penso ogni giorno alla Magancia, che è il mio guru spirituale, e quindi quando dicono azione e sono terrorizzato, espiro, evoco una protezione e cerco di prestarmi a quello che mi viene chiesto, magari in queste opere così belle che possono viaggiare oltre il confine e portarci un po' di pace dentro di noi e magari fuori nel mondo, che oggi abbiamo particolarmente bisogno. Allora, è stata un'esperienza super emozionante, super divertente, è anche un sogno che è diventato realtà, perché
Io ho detto, posso tranquillamente sfidare chiunque qua dentro con i titoli della Disney e nominarmi tutti, assolutamente, da Pixar a Disney. Ci sono dei ma. Il primo ma è che io odio la mia voce. Ho sempre avuto il sogno di fare il doppiatore, però questa cosa qua, probabilmente perché voglio lavorare meglio la mia voce, voglio avere, no, il controllo proprio di quella che è la mia vocalità. Però è stata un'esperienza bellissima e anche io sono un gamer come lui, gioco tantissimo, lui è molto più bravo rispetto a me ovviamente, però capita spesso che durante le mie stream, per sentirmi un po' più nobile, parlo con la R francese, con la R moscia. E a un certo punto Max, durante il film, mi fa: senti, ma il tuo personaggio è del Canada, ma ti va di fare l'R moscia? E io mi sono praticamente pietrificato, emozionato, e ho detto va bene, è un sogno che si sta coronando in pieno. Non ho visto il film perché volevo lasciarmi l'effetto sorpresa. E c'è una cosa che mi fa uscire il panda rosso, sono gli spoiler. E voi ne avete fatto tantissimi oggi, veramente tanto. E quindi sto trattenendo il mio panda rosso in questo preciso momento. Il respiro, ricordati. Sì, respiro tanto. Per me è stata la prima volta che appunto mi capitasse di entrare in uno studio di doppiaggio. È stata un'esperienza pazzesca perché insomma iniziare anche solamente con un cameo, solamente con qualche battuta, ma in un film così al quale insomma un film Pixar a cui sono così legato, un nome così grande, un'opportunità così grande, è stato pazzesco vedere questi professionisti al lavoro che insomma Max ci ha seguito, ci ha aiutato, è stata una prima esperienza bellissima. Il mio panda rosso penso venga fuori in generale quando faccio musica, quando scrivo canzoni in generale, perché sia in positivo che in negativo. Quando scrivi un brano, secondo me puoi essere o molto soddisfatto o molto deluso, non ci sono vie di mezzo, perché se un brano è una via di mezzo vuol dire che non ha, insomma, non dice tutto quello che può dire. E quindi diciamo che il panda rosso è un po' l'estremo del bel brano, del brutto brano, ecco, secondo me. Ok, leggo una domanda. Beh, il panda rosso un po', c'è stato anche il turning Baltimora all'ultimo X Factor, perché c'è stato un produttore che è diventato un frontman, che è diventato un grande cantante, e questo è stato emozionante, vedere questo passaggio. Ok, e insieme a Caracas e Versailles, anche se l'hanno fatti fuori subito, troppo presto, ho capito, lo so, però fantastici. E leggo Beatrice Bertuccioli, Quotidiano Nazionale, poi torno a voi. Per Domici, che cosa ha messo di se stessa in May? Domandona, aveva quasi la stessa età di May nella realtà. E ok, prima domanda di Beatrice: cosa ha messo la regista Domici nel personaggio di May, di se stessa? All of the most embarrassing parts of myself I put in her, but also just, yeah, like she's definitely inspired by me at that age. Like her, I was this dorky, obsessive, nerdy girl who had her like tight group of friends, and you know, like everybody else, I went through this big change. All of a sudden, when I was 13, I went from being my mom's good little girl, straight A's, all that stuff, to suddenly, you know, my body was changing, my emotions are changing, and I was fighting with my mom every day. And this movie was just made just in a way to try to go back and understand what was happening at the time. I was not as into boy bands as May is in the movie. Like, my drug of choice was Harry Potter and anime. So. Sì, corretto. Seconda velocissima di Beatrice, afferma che non c'è più competizione tra donne, ma solidarietà e reciproco aiuto all'interno dell'industria dell'animazione, della cinematografica nordamericana. Qual è la sua esperienza all'interno di questo appunto concetto di
sempre maggior presenza femminile dentro l'industria e mancanza di competizione ma solidarietà e voglia di aiutarsi. Yeah, I feel like a lot of that competition in the past just came from there being a scarcity of opportunity, but now, you know, I think studios have really embraced diverse storytelling and diverse casting, and we also realize that, you know, like, that's bad. Like, I think it's better to like prop up and support your fellow filmmakers and artists instead of fighting with them. I would say also in the last like couple of years, I mean, we've Pete Docter, who is kind of creatively in charge of Pixar, has put all of these filmmakers kind of in key executive producing positions on each other's shows. So, for instance, Domi is executive producing a film that's in development right now. I'm executive producing a film and a series, and he's kind of intentionally placing women and men, but the women that are kind of in development into positions of being able to help mentor and kind of collaborate with other filmmakers at the same time, which I think really, really helps that sense of kind of community and collaboration. Ok, torniamo qui, c'erano delle domande lì, sì, ti vedo, eccoci, vai. E poi arriviamo a voi. Marta Zagoretti per la Cinepensa. I would love to ask a couple of questions to the director, and it's more personal. Did you thought when you wrote and directed this movie also about all the kids, all the girls in the world who wake up one morning with some strange disease and strange disorder they know nothing about? And I have another personal question. Did you happen to love Franz Kafka when you were a kid? Any short novels? Yeah. Thank you. Yes, I'm glad you got that reference. I mean, that was the only, like, work by Kafka that I read, was the one where, I forgot the title, but it's the one where he wakes up as a cockroach and he doesn't In understand italiano why. is Metamorphosis. Oh, it's Metamorphosis, yes, Metamorphosis, yes. Yeah, I've always loved transformation stories, like from Kafka to like Jekyll and Hyde. So, sorry, your first question was, is this movie for the kids that wake up with a strange disease? Also, maybe. Like puberty, right? Like puberty? No, talk Or about just- disease. Oh, just actual Just an actual disease? Disease, yes. Physical disease. Like a physical disease. Oh, I mean, I think that'd be really cool if if like kids who did experience that can identify with May and her struggle. The original inspiration for the Red Panda was puberty. It's like you wake up one day, you've like shot up a couple feet, you have hair everywhere, your emotions are out of control. It almost feels like it happens instantly, where you turn from like a kid to this awkward half adult thing. You like hate your own body, you're uncomfortable in your own skin, and you have no idea what's going on. And certainly, like, that's, you know, as we were making the movie, so many women in charge, we were all sharing stories of nobody really tells you what to expect or what's happening. So there's something really nice about this movie, hopefully kind of normalizing the conversation and kind of presenting it in a fun and a, like, entertaining way, such that people can actually start to have much more kind of normal conversations about puberty and certainly about girls going through puberty. Comunque, per tornare a Kafka, meglio Red Panda che Scarafaggio, comunque, ricordiamolo sempre. Ok, leggo una domanda qui in remoto. Wagna.it, Gianluca Rossi per Domisci e Lindsay Collins. Qual è stata la sua ispirazione per quanto riguarda il parlare in prima persona allo spettatore? E insieme appunto alle problematiche dell'adolescenza, però sì, molto, molto interessante, molto puntuale. Il parlare in prima persona allo spettatore all'inizio del film, da dove viene? Gianluca Rossi, Wagna.it. Yeah, I think it's the first time. Spoiler iniziale. Oh, sorry. Yeah, Spoiler plug dei your primi ears. minuti. Again, this whole movie is getting ruined for you. Yeah, I think it's the first time we've done that, is to really break the fourth wall and have a character introduce themselves. And it was, you know, it felt
it felt like that's what she would do. I mean, that was something really fun about kind of May, is that she had this kind of bold, unapologetic way of approaching life, and so she would just introduce herself. And even when we were talking with Ludwig Göransson, for instance, on the score of the movie, he was like, he was very into it. He was like, okay, let's figure out what her theme would be, and if she was composing her theme, like what would it be? And so we put like beats of New Jack Swing in there, and she's got like flute solos because she plays the jazzy flute. And I think we just really, every department really embraced this concept of this protagonist kind of being at the forefront of how everybody would see the film, like as if she were in charge. What color palette would she have, and what would the music sound like? And of course she would have boy bands in there. And so yeah, I think it was always in there. That was always the introduction of the movie since the very beginning, as you wrote, was that she kind of introduced herself right to camera. Yeah, it felt like a homage to a lot of the teen movies and TV shows I grew up watching, like also John Hughes. Yeah, John Hughes, like for Ferris Bueller's Day Off, you know, Lizzie McGuire from Disney Channel. It just felt like a playful, unique way to open the movie too, and we really wanted just to start the movie off with a bang, like make it feel like nothing you've ever seen before from Pixar. So yeah. Ok, torniamo qui. Lì, eccoci, certo. Buongiorno, Anna Maria Possidente, La Voce del Cinema. Volevo chiedere alla regista, prima abbiamo nominato Pete Docter come suo mentore, volevo capire in modo un po' più approfondito qual è stato il tipo di rapporto, la collaborazione anche se soltanto a livello produttivo o a livello artistico. Penso che ci sia stato sicuramente uno scambio, che tipo di consigli magari ti può aver dato. Grazie. Yeah, so Pete's been pretty heavily involved from the beginning, but he also, like, his style of executive producing is like hands off, or like he kind of encourages and empowers the directors to really own their movies and make it their own. But he is like a huge animation fan, and like loves the idea of pushing style, so we really brought him on like early and frequently to help us figure out the unique look of the film and how we wanted to push the animation and the expressions and the color. And the great feedback that he gave us, always, like, he was reminding us, like, don't just do style for style's sake. Make sure there's like a reason for it. Make sure the style is pushed to support the story and support the character and the emotion, and always have like a good reason for what you're putting on the big screen. Yeah, he would sit with us, and for instance, I mean, there's a whole beginning of this movie that we ended up cutting. It was already done. It was all the way through production. And we sat with us and we were trying to figure out kind of how to kind of get to the moment of her turning into a red panda faster. And he sat with us in the editing room, in the screening room, and looked at it, and he's like, I hate to say it, but here's what I would do. And it was never, you have to do this. But it was always, I mean, he's so obviously talented that we took his advice to heart. But he's always like, just try it, and if you hate it, then don't do it, but try it and see if you think it plays better. And he was really helpful. He was really good at like encouraging us not to be precious with our work and to take risks in the edit room. Like, he's always like, just try cutting this out, play it, and see if you miss it. You can always put it back in. But you know, me and Lindsay are always like, no, I love it. We love it, and the animator works so hard on it. Okay, fine. And then it's like painful, and you take it out, and then you're like watch it. All right, he's right. Oh, he's right. Damn it, I hate myself again. That guy. Io ho una domanda per Manuelito. Va bene che seguivi le Spice Girls, però sei stato un po' il deus ex machina di questa formazione della boy band italiana, coinvolgendo, mi ha divertito moltissimo, degli artisti che sono anche abbastanza lontani dal concetto di boy band. Abbiamo Caracas che è figlio dei Radiohead, abbiamo Versailles che è figlio dei Guns N' Roses, Kurt Cobain. Moonride, vi consiglio di andare a vederlo twitchare quando ringrazia gli abbonati, parte un rap che è un misto di Gramlow che sembra Dario Fo, cioè è una cosa incredibile, sei incredibile. E Baltimora, una dolcezza.
Allora, mi dici il tuo coinvolgimento e quanto ti sei divertito a creare questa boy band così sui generis? Ma in realtà è stata abbastanza spontanea come cosa, perché appunto sono stato contattato dal team Disney Pixar e mi avevano chiesto se avessi avuto voglia di far parte di una boy band. All'inizio ho un po' dubitato, poi avevo detto, ma in realtà sai che ci starebbe creare proprio un contrasto, cioè una cosa completamente inusuale. E allora ho contattato i ragazzi e gli ho detto, guardate, c'è questa opportunità, facciamo noi una boy band. Ed è stato molto, molto stimolante, interessante, a parte che è stato anche proprio bello rivedersi dopo il programma. Va bene, con Dario mi capita di sentirmi abbastanza spesso, ma si dice sempre, no, che finito un talent show poi non si ha l'opportunità di collaborare insieme. Loro stanno continuando a fare la loro musica, ma abbiamo avuto la possibilità di entrare nel cinema ed entrare con le nostre voci, quindi è stata un'ottima opportunità. Chi lo sa, magari poi da ora in poi formeranno una boy band. Ragazzo, ce lo vedo benissimo proprio. Totally should. Non vede l'ora. Ce lo chiede tutti i giorni, ci chiede ragazzi, ma facciamo una cosa della boy band, ce ne hai questa occasione. E invece niente, noi non gli diamo questa soddisfazione. Dai che c'è, dai che secondo me è buona. Ok. In realtà sta prendendo lezioni di danza ultimamente. Un'immagine inquietante, immaginarlo ballare, ragazzi. Ok, siamo addirittura d'arrivo. Ultima? No. Ah, Federico, Federico, ti sto trasformando nel panda rosso. I'm turning in a red panda. Mi sono distratto. Federico, vai a condurre. No, grazie a tutti comunque, scusate, ma... No, dai. Dai, stai qua, dai. Facciamoci perdere il lavoro. Ci vediamo più tardi comunque, che c'è l'altra premiere stasera. Grazie a tutti, congratulations. Grazie Domi, grazie Lindsay, grazie a tutti ragazzi. Ciao, scusate. Thank you so much. Ciao, vado a trasformarmi in un panda. Solo per l'applauso. Ma in realtà non doveva lavorare, ha fatto apposta. Solo per quello. Va a condurre, Federico Russo va a condurre in radio. Ciao Federico, buon lavoro. Seguite Summer Camp su Radio DJ. Ma è una cosa terrificante, una mancanza di eleganza. Vai. Va bene. Allora, abbiamo un'ultima domanda? Vai. No. Ah, ok. Andiamo avanti ancora. Vai. Elena Balestri, Fan Week. Meilin e le sue amiche fanno un po' carte false, no? Per andare a vedere i Four Town, e allora vi chiedevo qual è stata la band per cui avete fatto carte false o avreste fatto carte false. Per me erano i Duran Duran, ma ero troppo piccola. Grazie. For me, it was Prince. I was super into Prince, and I wanted to go to his concert so badly. My parents were like, nope. But it was like I knew every word to every song. I knew all the backup. I knew all the harmonies. I knew Wendy and Lisa's parts. And yeah, it's an old throwback. Nobody even knows. But yeah, Prince was mine. Oh man, yeah, NSYNC, and I never got to go, and that's why I'm making this movie. Maybe they'll invite us to a concert. Yeah, maybe. JT. Why would you even say JC? We have this like thing, ongoing thing. Clearly, JC. JT is where it's at. No, well, this is why we can be different and still be friends. We won't fight over the band. Ok, io leggo qui Manuela Cristiano Binge News, domanda per Domi Sci. Meilin Lee è l'unica che non vuole rinunciare al suo panda come parte di sé. Pensa sia dovuto solo alla sua giovane età, piena di sogni e spensieratezza, o perché è la più coraggiosa della famiglia? Bellissima domanda. Perché Meilin Lee non rinuncia al suo panda? Yeah, sorry, spoiler. Spoiler. I mean, this Yeah, spoiler. Yeah, so the metaphor for the red panda has it kind of evolves throughout the movie, and it kind of becomes it starts from becoming puberty to being a symbol of all the messiness, all of the messy emotions inside of us that we push away. And for May's family, her mom and her grandmother and her aunts, they're from an older generation.
who had to get rid of their pandas in order to survive in the world, in order to like move through society. And they didn't have what May has, which is like her friend group, like her friends and her support system. And the world that May lives in is very different than the world that her mom and her grandma and her family have lived in. So she doesn't have to get rid of her red panda, which is what she like realizes. And hopefully what we're saying with the movie is that like we're not passing judgment on the older women who had to do that, because they had to do that in order to survive. And May is different. She's like part of a new generation. She has friends. She has like a support group. She has a society that is more open and accepting of her and that messy side of her. So it's significant that she's the first member of her family to keep her panda. But that's what makes her different than her mom and her grandma, but we're also showing that they're very supportive of her choice, even though they wouldn't make the same choice as her. Ok, Cristiana, eccoci. Grazie Alessandro Bonanni per Mondo Spettacolo. Io volevo chiedere un paio di cose alla regista. Innanzitutto complimenti per il film. Volevo sapere se la stessa storia funzionerebbe allo stesso modo qualora ci fossero solo padri e figli maschi, e vorrei chiedere se secondo lei, visto quello che sta succedendo a poche nazioni qui accanto a noi, non sarebbe il caso che qualcuno la bestia se la tenesse dentro, o se magari era meglio che la tirasse fuori quando era ancora innocente. Grazie. Could you do the same movie? Yeah, I don't know. I mean, I am an only child, and I don't know what the relationship is like between father and sons. But I was really inspired by wanting to explore that mother-daughter relationship, because I think for a lot of women, a lot of girls, like that is the most formative and the first real relationship that you have, like when you're born. And it's complicated. It's like emotional. You fight with your mom a lot, but also you're very close with her at the same time. There's a lot of mind games and love and manipulation and guilt, and all of that just was really, really juicy and for me to want to like dive into. And hopefully like in diving into like a very specific mother-daughter immigrant story, we're also like talking about this universal theme that everyone can relate to of being 13, of being in that awkward stage of your life when everything is changing. And then in terms of like the relationship between father and child, I mean, I'm really proud of Jin, of the character that you play. The hero. Yeah, the hero, and how he really like, for me, like represents like my dad in a lot of the males in a lot of Asian households, where like they're the strong but soft like rock of the family, and Jin like supports his family in like his own way. He doesn't talk very much, but he like supports them with his actions, with the food that he cooks for them. And I thought it was really cool too that we're able to show like how good Chinese dads are at cooking, because not a lot of people know that. Like my dad cooked just as much as my mom. So yeah, that's all I can say about that relationship. Yeah, and then you asked about whether or not in the current world, if it's sometimes better to get rid of the panda given what can happen, right? That was the question? Yes. Yeah, I mean, I think in some ways the hope would be, I mean, if you see, I literally am feeling bad now about spoiling this movie, which is silly. I mean, but still. But like when, if you do suppress all that, I mean, not to make a huge analogy here, but when you do keep it down and don't have a healthy relationship with your emotions, like it explodes. And so some of this is not about getting rid of the panda. I think hopefully some of the lesson is actually going, like embracing it is actually a healthier choice, because it actually creates a more natural and more real, relationship with yourself, but also with your obviously your family and the world and your friends. Yeah, and that's what we're seeing in the movie too. Like May's panda is like small and cute, but like her mom's, like that's what, 30 years of repression? That's what it looks like in Act 3. Ok,
Scusate, eccoci, dobbiamo chiudere. Io faccio un'ultima domanda a Domi Shi e a Lindsay Collins. Lavorerete ancora insieme? Sì, vi prego. E cosa bolle in pentola? Ti abbiamo provocato con la trilogia, però stai già lavorando a qualcosa adesso di nuovo, senza dire niente? Well, I definitely want to work again with Lindsay. Me too. But we don't have anything solid yet. No, I'm not yet. But just know that the other two things that she pitched, while they weren't chosen initially, I think anybody would make them tomorrow in a heartbeat. But there's probably other ones in there too. So yes, absolutely. If she gives me the opportunity, I would work together again in a heartbeat. Of course. Yeah. Oh gosh. Ok, e visto che è stato citato molto Max Manfredi, io voglio citare anche Roberto Morville. Oggi ho visto il film in edizione italiana, è strepitoso il lavoro di Morville come sempre, è veramente un grande artista che è stato dentro la Disney ed è dentro la Disney ed è la Disney nella nostra lingua italiana, quindi i dialoghi di Roberto Morville sono meravigliosi, l'utilizzo delle parole. E come è meraviglioso Turning Red su Disney Plus dall'11 marzo. Ringraziamo Marco Maccarini, ringraziamo Shi Yang-shi, questo papà così dolce e protagonista di una scena che però non diciamo, se no Manuelito scatena la Panda Apocalisse, perché anche questo è uno spoiler. Ringraziamo Lindsay Collins, ringraziamo Domi Shi, ringraziamo Manuelito El Raton, va bene, il leader e un po' Deus Ex Machina della boy band italiana. Ringraziamo Baltimora Caracas per il suo futuro dentro una boy band, Versailles, e Moonride con le sue meravigliose twitchate gaming. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti, viva Turning Red, viva Red, grazie mille.